Sai coniugare bene i verbi al passato remoto? E conosci bene l'Italia? Lo scopriremo nel video di oggi. Avremo modo un po' di lavorare sulla grammatica e anche di parlare di cultura italiana. Che te ne pare? Ti ricordo che sul passato remoto ho già pubblicato 2 video, il primo sulla coniugazione regolare e il secondo sulla coniugazione irregolare. Lascerò il link di entrambe le video lezioni nella descrizione qui sotto. Questo canale si chiama Italiano con Eli ed è pensato per te che ami la lingua e la cultura italiana. Se ti va di formar parte di questa comunità, basta che tu ti iscriva al canale e mi raccomando, non dimenticare di attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e sono una Neuro Language Coach. Che cosa significa? Che nell'insegnamento della lingua italiana unisco il coaching, quindi lavoro per obiettivi, e le neuroscienze, ovvero gli studi su come funziona il cervello, in particolar modo nell'apprendimento. Tutto questo per fare in modo che l'apprendimento della lingua italiana avvenga appunto nel migliore dei modi. Se vuoi sapere quali sono i 10 elementi essenziali per imparare la lingua italiana in modo efficace, ti consiglio di scaricare dal mio sito la guida pratica che ogni studente di italiano dovrebbe seguire. La potrai scaricare gratuitamente dal mio sito elisabettamacani.com e ricorda che potrai anche decidere di leggerla in italiano, in inglese o in spagnolo. Sei pronto o pronta per questo quiz? Ti spiego come funziona. Dovrai coniugare i verbi presenti nella domanda e naturalmente poi dovrai scegliere la risposta corretta. Vediamo fino a che punto conosci l'Italia. Leggiamo insieme la prima domanda, che è: chi i promessi sposi? Se coniughiamo il verbo al passato remoto, la domanda diventa: chi scrisse i promessi sposi? La risposta è Alessandro Manzoni. Questo è un celebre romanzo conosciutissimo da tutti in Italia e non solo, che è stato pubblicato nell'Ottocento e che narra le vicende di 2 giovani nel Seicento. Ci sono 2 altri nomi però molto importanti. Qui si parla di Primo Levi, autore di Se questo è un uomo, libro che narra la sua testimonianza ad Auschwitz. Lui è stato un sopravvissuto ad Auschwitz. Questo è uno di quei libri che consiglio a tutti di leggere, un libro fondamentale, anche se vi dico la testimonianza è appunto molto dura, è un libro non facile da leggere. E poi abbiamo Pirandello, che invece è un autore siciliano di Agrigento, che è stato Nobel per la letteratura. Io in questo momento sto rileggendo tra l'altro Uno, Nessuno e 100.000, ma lo sto leggendo come audiolibro, un audiolibro che potete trovare sul sito della RAI. C'è una trasmissione italiana dove potete trovare moltissimi romanzi. Tra l'altro vi metterò il link nella descrizione qui sotto. La trasmissione si chiama Ad alta voce. Io sono una fan di Ad alta voce e ho avuto modo di leggere molti audiolibri. Non so se sia il termine corretto leggere, ma per me non c'è molta differenza tra la lettura su libri cartacei o audiolibri. Io amo infinitamente gli audiolibri, quindi ve li consiglio. Domanda numero 2. Chi? Remo. Coniughiamo il verbo e la domanda diventa: chi uccise Remo?
Credo che qui non ci siano dubbi, la risposta è Romolo. Romolo uccise Remo e divenne il primo dei 7 re di Roma. Qui ci sono altri 2 nomi importantissimi, quello di Annibale, che fu un generale cartaginese, e dall'altra Scipione l'africano, che invece sconfisse Annibale. Domanda numero 3. Chi l'ultimo re d'Italia? Coniughiamo il verbo. Chi fu l'ultimo re d'Italia? Conosci la risposta? La risposta corretta è Umberto II, anche conosciuto come Re di Maggio, perché il suo regno durò veramente poco più di un mese. Invece c'è un altro nome importantissimo, Vittorio Emanuele II, che fu invece il primo re d'Italia. A proposito, se ti piace la storia e vuoi vedere dei documentari o conoscere un po' di più la storia italiana e non solo, ti consiglio la trasmissione La storia siamo noi. Metterò il link nella descrizione qui sotto, perché ti dico, sul sito potrai trovare veramente moltissimi materiali di alta qualità, materiali storici di vario tipo. Domanda numero 4. Dove Giulietta e Romeo? Coniughiamo il verbo vivere al passato remoto e la frase diventa: dove vissero Giulietta e Romeo? La risposta corretta è Verona. Se sei stato in Italia, forse ci sei anche andato, altrimenti ti consiglio di farlo. A Verona, vicino a Piazza delle Erbe, c'è infatti la casa di Giulietta con il famosissimo balcone. Merita una visita. Domanda numero 5. Quando le donne per la prima volta in Italia? Coniughiamo il verbo e la frase diventa: quando le donne votarono per la prima volta in Italia. Questa è una data importantissima ed è il 1946, proprio quando gli italiani furono chiamati a decidere tra monarchia e repubblica. Qui però ci sono altre 2 date molto importanti per la storia, diciamo mondiale, perché il 1922 è importante per l'Italia perché è la data della marcia su Roma che decretò l'ascesa al potere del partito fascista, e invece il 1971 è quando ci furono le prime elezioni a partecipazione femminile in Svizzera. È una cosa che colpisce. Nel 1971 le donne andarono a votare per la prima volta in Svizzera. Chissà se nel tuo paese il suffragio femminile è stato introdotto prima del 1946. Me lo scrivi nei commenti? Domanda numero 6. Dove Dante? Coniughiamo il verbo al passato remoto e la domanda diventa: dove nacque Dante? La risposta è Firenze. Certo, Dante nacque a Firenze. Dante è considerato il padre della lingua italiana, autore dell'opera celeberrima La Divina Commedia, che è universalmente considerata un capolavoro della letteratura italiana ma anche mondiale. Ora una domanda di storia. Numero 7. Quando Roma capitale d'Italia? Quando Roma divenne capitale d'Italia? La risposta, forse può sorprendere, è nel 1871, ovvero 10 anni dopo la proclamazione del Regno d'Italia. Ottava ed ultima domanda. Quando Leonardo l'ultima cena?
quando Leonardo dipinse l'Ultima Cena? Allora, anche qui non è difficile indovinare, anche perché l'Ultima Cena, il cosiddetto cenacolo leonardesco, è una delle opere più importanti del Rinascimento italiano. La risposta corretta è nel 1495. Tra l'altro ricorda che il cenacolo si trova a Milano, in un ex refettorio, e ti consiglio vivamente di andare a vederlo. È stupefacente, in particolar modo per le dimensioni. Tra l'altro devi sapere che il cenacolo è stato anche protagonista di un lunghissimo restauro che addirittura è iniziato nel 78 ed è finito nel 1999. Allora, com'è andata? Quante risposte corrette sei riuscito o riuscita a dare? Beh, qui mi devi dire due cose. Da un lato, com'è andata con il passato remoto e dall'altra, com'è andata con la cultura italiana? Dimmelo nei commenti. Se questo video ti è stato utile, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici. E naturalmente, se decidessi di iscriverti al canale, sarei molto ma molto felice. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Ehi, hai voglia di provare un altro quiz? Qui troverai un quiz sugli articoli, dove tra l'altro parleremo anche dell'Italia, e un quiz sulle preposizioni. Meglio di così si muore, non trovi?